e quindi hai bisogno di costruirti per poter rappresentare qualcosa che sia appunto alternativo e di successo, costruirti una struttura umana. E allora la domanda che mi viene non da farti, ma che ci facciamo, se mi consenti, no? È: che cos'è fare impresa? Perché questa è una roba che a me affascina molto, e per me l'impresa è un modo con cui io faccio me stesso. Cioè, io amo fare impresa perché mi mette in discussione, perché è difficile, perché da quando ho iniziato questo modo mentale di fare impresa ho capito che ho imparato tantissime cose per me stesso proprio. Viceversa, ho la sensazione che alcuni modelli capitalistici a cui fai riferimento servono più a costruire il sistema dell'impresa che l'imprenditore. E questo forse, secondo te, è un tipo di contaminazione europea che anche i grandi modelli mondiali potrebbero rubare come mondo e come idea di impresa all'italiana? Fammela dire male. Questo, guarda Andrea, mi piace moltissimo il modo in cui lo poni. Tra l'altro Andrea lo sa perché l'ha visto nel mio ufficio. Io ho un grandissimo tricolore perché sono un italiano che lavora in un'azienda internazionale, ha fatto gran parte della mia carriera, l'ho fatta in contesti internazionali, ma sono un orgogliosissimo italiano, ne parlavamo prima. E uno degli aspetti per i quali sono orgoglioso di essere italiano è proprio le eccellenze che vedo in questo paese. Allora, è assolutamente vero che l'ecosistema, se tu vai nella Silicon Valley, parlo del tuo mondo, c'è tutto un ecosistema intorno a chi fa impresa digitale che oggettivamente non è comparabile con quello che troviamo, ma non soltanto in Italia, in Europa, perché ci si sta provando in alcune parti dell'Europa, ma non si è arrivati a quel livello di... C'è una finanza disponibile. C'è una finanza che poi tra l'altro è oggettivamente non soltanto da risorse economiche, ma spesso anche aiuta, perché la finanza non è soltanto denaro. Gli investitori, quelli più sani, secondo me non si limitano a mettere il denaro, ma poi contribuiscono un po' allo sviluppo. Però dall'altra parte questa cosa ha creato un contesto che è un po' più difficile, ma che fa emergere delle eccezionalità, e nell'impresa italiana se ne vedono tante, si vedono tanto nelle parole di tanti imprenditori, di tanti imprenditori italiani. Quindi io non posso che farti un grande in bocca al lupo da questo punto di vista. Sicuramente c'è molto da imparare per il sistema capitalistico anglosassone, e in qualche modo comunque sta già succedendo. Pensate a quanti, magari potremmo pensare anche troppi, italiani poi si spostano perché hanno questo modo di ragionare, questa capacità creativa, questo modo di affrontare il fare impresa, poi arrivano a un certo punto in cui lo devono portare appunto in West Coast per cercare di tradurlo in qualcosa che effettivamente abbia scala. Non sarebbe male che un po' delle efficienze del sistema che vediamo soprattutto negli Stati Uniti, perché poi c'è un altro tema ma è completamente diverso, quello della Cina, perché oggi abbiamo di fatto il mondo è polarizzato con due modelli molto diversi, per entrambi molto efficaci, perché anche la Cina è molto efficace nel fare impresa a modo suo, non è che non ci siano realtà di successo anche in Cina. Questo modello, importarlo un pochino e farlo crescere anche nel nostro paese, anche dei miei lavori è cercare di aiutare gli imprenditori a capire, ad esempio, che la finanza può essere un forte alleato, che i venture capital non sono il diavolo in San Pietro, ma sono effettivamente qualcuno, quelli bravi, che possono soltanto darti le risorse per crescere. Noi abbiamo appena aperto... Lo so, purtroppo è un competitor, non volevo citarlo, però abbiamo appena aperto per la prima volta un fondo, ed è una bella esperienza, perché mi accorgo che quando incontri dei partner finanziari giusti, con noi ha investito TKO, e ti si apre comunque una dimensione diversa, no? Nel senso che capisci che per diventare competitivi a livello mondiale, cosa che noi stiamo assolutamente facendo. Noi abbiamo... Ti interessa? Vuoi che te lo racconti? No, mi interessa. Vuoi farmi una domanda? Un po' l'ho letto. Sì, se vuoi, io un paio di domande per te le avrei anche. Vuoi fare il conduttore? Vai, conduci. Fammi una domanda. Fammi una domanda. Detta così, io ti rispondo. No, una cosa che effettivamente mi incuriosiva, forse te lo accennavo, chiudo soltanto sul tema dell'investitore. Il passaggio che tu stai facendo come imprenditore, però effettivamente è un ragionamento che tanti altri imprenditori devono fare. Ci dicevamo prima, l'Italia è piena di eccellenza a livello imprenditoriale. Forse l'elemento è che troppi imprenditori sono ancora però un pochino individualisti, quindi fanno fatica un po' ad aprire la propria azienda a chi tra l'altro un pochino li challengea in qualche modo, perché e questa è la cosa più bella, peraltro, che in realtà dovrebbe essere vista positivamente. Sì, a me una cosa che incuriosisce, ed torna al tema della sostenibilità, visto che è uno dei nostri vessilli, anche se come mi ricordi siamo arrivati un pochino dopo, però quando siamo arrivati ci siamo fatti sentire, è che è chiaramente un tema che noi abbiamo sul tavolo di tutte le discussioni che facciamo con le aziende nelle quali siamo investiti, e noi principalmente investiamo nelle grandi aziende quotate, poi non soltanto, perché facciamo anche investimenti al di fuori delle borse. E mi interessa qui la tua prospettiva. Tu sei un imprenditore di nuova generazione,
mi sembra anche abbastanza smart, se posso dirti, non so se è riconosciuto dagli altri, ma in un contesto molto innovativo come il digitale. Quindi mi incuriosisce anche il come lo vivi tu, cioè che tipo di valore ha questo tema per un'azienda innovativa che fa digitale, che valore ci trovi nella sostenibilità, da imprenditore, non da idealista o da... No, certo. Noi Mint è totalmente focalizzata su questo spazio della cosiddetta sostenibilità, al di là del fatto che siamo una benefit company e applichiamo regole ESG all'interno della nostra governance. Ci credo perché io credo fortissimamente, noi abbiamo una piattaforma che automatizza i processi del marketing digitale, cioè rende totalmente automatico quello che fino ad oggi viene fatto a mano. Nei centri media, qui probabilmente c'è qualcuno che sa di che cosa parlo perché lo fa tutti i giorni, il lavoro che fanno i planner è molto spesso Ctrl-C, Ctrl-V, cioè copia e incolla su dei fogli Excel, ed è né più né meno che la catena di montaggio di Charlie Chaplin in tempi moderni, solo che non se ne parla, ma è davvero ancora oggi così all'interno di tante centrali media. Tutto questo lavoro noi l'abbiamo automatizzato, che vuol dire liberare la possibilità per queste persone di diventare portatori di strategia, di pensiero, quindi anche da un punto di vista del reskilling, di crescere come carriera, perché penso fortemente che la sostenibilità del digitale ha molto a che fare col sociale, cioè con la possibilità di restituire agli uomini, agli esseri umani, la possibilità di fare il lavoro degli umani perché le macchine facciano il lavoro delle macchine. Quindi il primo molto concreto aspetto della sostenibilità, come lo leggo io, è cercare di fare diventare davvero digitale il modo di lavorare delle aziende, digitale davvero quello dei clienti e quello dei centri media, ed è con questi stakeholder che noi ci rapportiamo. Poi credo anche che esista una tematica un pochettino più allargata che ha a che fare con le aziende come la mia, che ha la fortuna di essere uscito dalla dimensione della startup per evidenti risultati, per cui penso anche che esista la possibilità di raccontarsi attraverso il rapporto con i propri collaboratori e anche col mondo, no? Noi abbiamo un'iniziativa che si chiama quella dei Mint Dreamers, cioè noi ogni anno è come se uno scelto dei nostri collaboratori e dei collaboratori dei nostri clienti che racconta la storia della propria vita si presenta e noi investiamo un pezzo dei nostri utili proprio a fondo perduto su di lui, perché la nostra storia di imprenditori ci ricorda tutti i giorni che noi ci siamo riusciti. La mia vicenda è una storia al momento, devo dire, di grande successo, che però non poteva essere pensabile senza che qualcuno, certe volte anche in modo immotivato, ti desse il biglietto del treno, cioè la possibilità, anche senza troppi numeri e razionalità, di dire provaci, no? Col rischio enorme di non riuscirci. Questo credere certe volte in modo anche infondato a un essere umano che ha qualcosa da fare è un punto fondante tutta la storia, almeno la mia storia imprenditoriale, ma credo che non esista imprenditore che non ha avuto questo colpo di fortuna di incontrare la persona giusta. E quindi noi, per ricordarcelo, abbiamo deciso ogni anno di dare qualcosa, ma non è una cosa che facciamo solo per marketing. È chiaro che c'è anche questo elemento molto concreto del racconto e dell'opportunità di racconto di te diverso dagli altri competitor, perché c'è ancora tanto da fare nel digitale, nella nostra industria, rispetto ai temi della sostenibilità, e perché davvero, secondo me, poi devi chiudere il cerchio. Cioè il bello della sostenibilità, secondo me, poi si traduce col concetto di coerenza, no? Cioè tu devi essere in grado di rappresentare qualcosa che è giustamente profittevole, perché non puoi farne a meno, perché senza il profitto tutto il resto sono fandonie, ma il modo con cui fai le cose alla fine è fondamentale. Cioè tu puoi mettere al mondo un figlio in tanti modi, anche con modi evidentemente violenti, perché purtroppo ci sono storie drammatiche in questo senso, oppure per una storia d'amore. L'impresa, secondo me, deve andare verso le storie d'amore. E se posso, Andrea, il modo in cui la rappresenti, questa è proprio la visione, adesso con la testa dell'investitore, il modo in cui tu rappresenti la sostenibilità è proprio quello che noi cerchiamo nelle imprese in cui investiamo. Adesso purtroppo è arrivato qualcuno prima di noi, nel tuo caso, però non è uno scherzo nel dico, perché è proprio quello, razionalizzare il fatto che la sostenibilità, detto bene, c'è anche una componente di marketing che male non fa, certo, ma poi c'è più di quella, perché se non c'è sostanza dietro il marketing non è sufficiente, e tu hai citato il punto di cui noi siamo convinti, genera valore. Sì. Alla fine la cosa magica di questa situazione è che non stiamo parlando di ideali che rimangono isolati in se stessi, ma ideali che poi, se realmente portati all'istituto di un'azienda, generano valore. Noi credo che abbiamo finito il nostro tempo, per cui
Com'è andata? Volete fare un applauso sulla fiducia a questo punto per il prossimo che arriva o su di noi?